Bentornati su Manatube. Io sono Spec, lui è Damian. Ciao! E in questo video parleremo di alcune combo per Mono White che conoscete o non conoscete. Se vi interessa, seguiteci subito dopo l'uomo sigla. Come sempre vi ricordiamo di mettere un bel subscribe e mettere un bel like a questo video, che è il modo migliore per aiutarci. Ma adesso torniamo alla fase principale del video. Eliod insieme a Walking Ballista ha creato una nuova combo a due pezzi. Come hai fatto a scoprire questa combo innovativa? Nessuno ne parla. Sono una persona che sa pensare, quindi l'ho pensata prima di tutti. No, a parte gli scherzi. È una combo molto interessante. Se l'avete già sentito parlare, forse ne avete sentito parlare qui nella nostra top 10 delle carte Commander di Theros Beyond Death, o magari in qualche altro posto. Beh, sì. Comunque una combo molto interessante perché ha due pezzi, entrambi tutorabili in bianco per Commander, anche per tanti altri formati. Però questa combo si può fare non solo con Walking Ballista, ma volendo anche con Triskelion, il famoso artefatto che fa combo in tanti modi diversi. Una carta che entra con 6, entra con 3 segnalini, uno 0/0, una creatura artefatto, e ha come abilità attivata rimuovi un segnalino e fai un danno uguale a Ballista. Sì, è un 1-1. È un 1-1, è un 1-1 giusto, non è uno 0/0 come Ballista. E diciamo che anche lui può fare una combo infinita. Però abbiamo voluto espandere questo concetto. Esatto, ma è solo una la combo di Mono White, la combo fattibile in Mono White. Mono White è solo tasse, oppure c'è anche qualcos'altro. Abbiamo guardato per voi e abbiamo trovato qualcos'altro in più. Sempre legato a Triskelion, ma forse anche in un secondo momento, c'è una bellissima combo che è fatta di Opalescence e Parallax Wave. Spiegandoci. Opalescence è un incantesimo che entra 2 qualsiasi e 2 bianchi, che dice che ogni altro incantesimo globale nell'Oracle, quindi che non sia un'aura, è una creatura con forza e costituzione uguale al suo costo di mana. Accanto ci mettiamo Parallax Wave, che è appunto un incantesimo che entra con 2 qualsiasi e 2 bianchi, che dice Fading 5. Quindi quando non riesci a togliere l'ultimo segnalino e nel tuo upkeep togli un segnalino, lo sacrifichi come abilità, appunto, Fading. E poi ha un'abilità che dice rimuovi un Fade Counter da Parallax Wave e esilia una creatura bersaglio. E ha anche scritto quando Parallax Wave lascia il gioco, rimetti in gioco tutte le creature, no, le carte. Le carte, sì, se no è un problema. Le carte esiliate con Parallax Wave. Detto questo, questi due incantesimi riescono a creare due situazioni. Una nella quale si riesce a esiliare tutte le creature degli avversari e fare in modo che non ritornino più, mettendo le cose sulla stack nel modo giusto. Spiegandoci bene, esigli 4 creature agli avversari, esigli la stessa Parallax Wave con la sua stessa abilità perché è una creatura grazie ad Opalescence, si risolve l'abilità che dice rimetti in gioco tutto ciò che è stato esiliato con Parallax Wave, quindi solo Parallax Wave fino a quel momento. Esatto, e le altre 4 creature vengono esiliate, ripetere quanto basta, come una ricetta della nonna. Detto questo, nell'altro verso si può, sulle proprie creature, quindi mettendo le abilità sulla pila al contrario, si può decidere di fare ETB infiniti di proprie creature, quindi ad esempio come Triskelion. Sì, perché praticamente rimuovi prima Parallax Wave, e dopo sempre in pila rimuovi le altre creature che hai dovuto rimuovere, dopo nella stack vengono tutte rimosse. Per ultimo Parallax Wave, quindi dopo torna tutto e fai degli ETB. Triskelion ritorna con i segnalini, fa danni, tanti, ecco, poi dopo una creatura con ETB che fa guadagnare della vita, hai vita infinita. Se fai delle pedine hai pedi infinite. Insomma, ci sono tantissimi modi dopo per muoversi. Uno può fare danni infiniti, guadagnare vita infinita, può macinare l'avversario con l'altare a 1 artefatto.
Sì, hanno anche altare di demenza, cioè Sì, c'è tutti tantissimi modi per vari farlo. vari modi, ecco. Diciamo che la versione dove rimuovi le creature degli avversari non è, cioè è una combo, sì, ma però sì, sono riservata a tutte le creature. All'esilio delle creature. Quando fai le tue invece puoi davvero creare quello che vuoi, sì. Poi dopo combo un po' più conosciuta probabilmente, secondo noi sì, ma anche molto molto forte, perché sempre ha due pezzi. Quando le combo sono a 2 pezzi effettivamente sono combo molto molto forti. Helm of Obedience e Rest in Peace. Helm of Obedience è un artefatto che entra con 4, dice tappa X e 1 e lo tappi e metti nel cimitero di un avversario X carte dalla cima del mazzo finché non metti almeno X carte. Esatto. Oppure una carta creatura. Esatto. Se una creatura viene messa nel cimitero in quel modo, dopo devi sacrificare Helm of Obedience. Esatto. Rest in Peace invece è un incantesimo molto famoso, entra con 2, uno in colore e uno verde. Quando entra uno bianco. Uno bianco, scusate. Non è una combo mono white. No, fine, basta. Stampata. Quando entra con uno bianco, quando entra esilia tutte le carte dei cimiteri e ogni qualvolta una carta sta per essere messa in un cimitero invece la esili. Attivando Helm of Obedience una persona quindi mette delle carte che però invece di essere messe in cimitero vengono esiliate. Helm of Obedience continua finché le carte non vengono messe effettivamente il numero pagato di X nel cimitero. E quindi le carte non vengono mai messe nel cimitero e l'avversario vede tutto il suo mazzo esiliato addirittura. Pagando quindi 2 perché 1 e X basta 1. Perché la carta non fa mai in tempo ad andare al cimitero, appunto come detto. Esatto, perché sono quelle carte che dicono quando sta per, esatto. Non è che quando viene messa la esili. È una combo molto molto forte perché essendo a 2 carte, oltretutto che si possono attivare subito, uno può davvero rischiare di macinare un mazzo più da 1v1 probabilmente che da multi, perché è inevitabile da via che Helm of Obedience si tappa dopo. Sì, difficile, insomma, non si può poi far tutto. Esatto. Abbiamo trovato anche altre combo interessanti e le prossime 2 combo che vedrete hanno al centro, al fulcro di questa combo Famished Paladin, che è un vampiro bianco, e già lì andiamo sullo strano. No vabbè, diciamo che X non ci ha abituato ai vampiri bianchi, e anche Zendikar forse in realtà. Vabbè, entra uno qualsiasi, uno bianco, è un 3-3 che quando non si stappa durante l'untap, ma si stappa quando guadagni vita. Questa carta, collegata al Resplendent Mentor, ti dà la possibilità di guadagnare punti vita infiniti, perché appunto il Resplendent Mentor è un 2-2 che entra 5, fantastico, che top dice di curva, che dice che le creature bianche che controlli hanno tappa, guadagni un punto vita. Quindi tappi il paladino, guadagni un punto vita, si stappa, tappi il paladino, così all'infinito, guadagni punti vita infiniti, ma guadagnare punti vita infiniti non uccide gli avversari, no. Quindi bisogna usare anche Aether Flux Reservoir, che è un artefatto che fa guadagnare punti vita rispetto alle spell che hai lanciato, sempre un punto vita in più, tanta roba, ma ha un'abilità, paga 50 punti vita, infliggi 50 danni a una creatura, Samai, o a un giocatore, e quindi sì, si uccide la gente molto facilmente. Diciamo che Aether Flux è un centro di tante combo. Di combo permanente. Ma anche di questa, diciamo. Sì. E l'altra invece versione ha sempre il Famished Paladin, a cui bisogna attaccargli un life gain qualsiasi. Sì. E un Viridian Longbow. È un artefatto vecchio che entra con 1, equipaggiare 3, e la creatura equipaggiata tappa, fai un danno a any target. Sì. Se il paladino ha life gain, lo tappi, fa un danno, guadagni una vita, si stappa, danni infiniti. Questo è solo uno dei tanti equipaggiamenti con cui si può effettivamente fare questa combo. Oppure anche lo stesso Heliod. Life gain ti può dare tantissime soluzioni diverse. Diciamo che comunque è una combo abbastanza facile,
forse anche un po' da prevenire, nel senso che devi attivare 2 pezzi sullo stesso pezzo, quindi uno la vede e se ha una mezza risposta dice anche oh, questo sì. Però comunque è una combo valida, va infinite, quindi vale la pena. Detto questo, but not least, partiamo in fila. Come prima carta vi suggeriamo Elesh Norn, Gran Kenobi. Va bene, entra a 5 qualsiasi, 2 bianche, un 4/7 cautela, che dice le altre creature che controlli prendono +2/+2, mentre le creature che non controlli prendono -2/-2. Accoppiamo questa carta a una freschissima e adorabile Urborg, che vi ricordiamo si può giocare in qualsiasi mazzo perché non ha un simbolino nero sopra, quindi va bene anche in un mono white, e appunto dice che tutte le terre in gioco sono anche swamp, quindi per adesso cosa stiamo facendo? Niente, ma con l'ultima carta, la Cormus Bell. Conoscete? Non conoscete? È un artefatto che entra a 4 che dice che tutte le terre, che tutte le paludi sono creature 1/1 nere, e quindi togli tutte le terre degli avversari mentre le tue terre diventano dei gran bei 3/3. Quindi direi che è un'ottima vratta e chiusura immediata forse no, però direi che la situazione se il concedere non è molto vicino poco ci manca, visto che tu cominci a avere dei 3/3, gli avversari non hanno più terre e anche le loro creature non stanno tanto bene. Assolutamente. Questa delle combo magari è quella più interessante, nel senso che Elesh Norn è una carta molto molto forte, giocata in modo white, assolutamente. Urborg magari non lo sapevate che si può giocare, ma è così, non è così immediato giocarla, non è che uno gli viene spontaneo, però in realtà dà tante soluzioni anche per delle terre che magari danno mana in colore. Sì, ti dà mana colorato, oppure insomma una sfumatura da tenere sott'occhio o comunque tenere in considerazione. E poi questa campana che effettivamente in questa combo diventa davvero forte. Sì, pesante. Se questa è la versione con effettivamente Elesh Norn, e volendo, se volete una versione più budget, ci sarebbe anche Crovax, Ascendant Hero, quello di Time Spiral, 4/4 con 6, che dà +1/+1 alle creature bianche e -1/-1 a tutte le creature non bianche. Quindi se cercate una versione budget o volete giocare anche questo, distrugge tutte le terre, anche le vostre. A meno che tu non abbia un +1/+1 alle tue creature, che non è una cosa così classica da giocare in Commander, però diciamo che comunque è una versione valutabile se uno non vuole pagare per Elesh Norn o vuole un altro modo. Se dice io non voglio solo quello, sai, alla fine tutti gli altri sono senza terre, forse anche senza creature, difficile, però ok. Tu hai Crovax, che è il tuo 4/4, comunque è un vantaggio ce l'hai. Però sì, con Elesh Norn il vantaggio è proprio esplosivo e spezza la partita. Queste sono le combo che noi abbiamo cercato, ci sono piaciute di più da mostrarvi in questo video. Ce ne potrebbero essere altre che voi mettetele conoscete, nei commenti, fateci sapere. Ci sono delle combo che non vi piacciono, combo che vi piacciono di più, fateci sapere. Se vi piace questo video mettete mi piace, oppure iscrivetevi se volete sapere di altre e tante altre cose nel nostro canale. Vi auguriamo di rivederci alla prossima.